amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video, bentornate e benvenute sul canale. Allora, qui andiamo a fare un allungamento express, ossia proprio espresso veloce veloce con appunto le Express Nails di BSN, il sistema delle tip intere, full cover tips, chiamatele un po' come volete, ma il sistema è sempre quello. Allora, ho preso la misura di tutte le tip e siccome queste sono già opacizzate all'interno, quello che sto andando a lavorare è l'esterno, ossia il girocuticole, me lo vado ad assottigliare ancora un pochino, è già più sottile rispetto a tutta la struttura il girocuticole, però me lo vado ad assottigliare ancora un pochino, così che si fonde bene senza lasciare nessuno scalino con l'unghia naturale. Cosa sto facendo? All'interno della tip non ho opacizzato perché è già pre-opacizzata, ma sto andando a mettere il bonder, il primer acid free, perché lascia appunto lo strato appiccicaticcio, volgarmente detto, e aiuta il gel con il quale poi andiamo ad attaccare queste tip a rimanere ancorato alle tip stesse. Allora, qui avevo già preparato le unghie naturali ovviamente, nail prep come prima step, e adesso questo è il bonder, lo stesso bonder primer acid free che ho messo all'interno della tip. Qui mi è venuta in mente di fare un'altra cosa, una cosa nuova ancora, per evitare ancora un passaggio. Non ho messo la HD base nylon, qui vi sto facendo vedere che quella che ho nel barattolo è la HD base nylon perché non mi era quasi finita e ho rovesciato insomma il contenuto in un barattolino. Allora, se notate, sulle sue unghie naturali non ho messo la base, perché la stessa base con la quale vado ad attaccare la tip sarebbe stata la stessa base che metto sull'unghia naturale. Allora ho detto, ma perché mettermela due volte? La metto solamente nella tip e vado a risparmiarmi un passaggio, e così ho fatto. Insomma, se andiamo a logica, quello è: sto utilizzando la stessa base sia sull'unghia naturale che all'interno della tip per attaccare la tip, e insomma non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema. Ad ora non c'è nessun tipo di problema, ho sentito la mia amica e non stanno tutte là, ecco, non c'è nessun problema. Allora, vado a mettere appunto la base HD nylon, in questo caso anche questa è di BSN. Questa base mi piace tantissimo anche a voi, lo so, perché me lo dite, me lo scrivete, insomma. Poi ci sono tantissimi colori per questa base, ci facciamo tantissimo il lavoro di semipermanente rinforzato e dura 4 settimane senza nessun tipo di problema. Tra l'altro, quando polimerizza questa HD nylon è elastica, ma non è morbida, quel morbido che ti si piega sotto alle dita se tu premi l'unghia, non so come dirvi. Quindi può essere molto interessante per chi sta sempre a toccarsi le unghie e creare danni da soli. Allora, come sempre metto il prodotto nella tip, lo premo dalla cuticola, premo la tip dalla cuticola verso la punta, in modo che il gel comincia a camminare verso il bordo libero. Nel momento in cui vedo che il gel sta arrivando al bordo libero dell'unghia naturale, metto la luce, così si blocca e questo gel non continua a camminare troppo verso la punta della tip. Quindi il procedimento è sempre lo stesso. Questo sistema voi lo sapete, ve l'ho tirato fuori nel 2019, luglio 2019, non che l'abbia inventato io, per carità, ho detto ve l'ho tirato fuori nel senso che ho fatto il mio primo video qui su YouTube nel 2019 e quindi è da quel tempo che lo sto utilizzando e insomma il metodo funziona. Tantissimi di voi mi dite che avete scoperto questo metodo e che veramente funziona molto bene. È un metodo molto veloce, che, come in questo caso per esempio, mi consente di spendere un po' più di tempo per la nail art. Per esempio è un'idea carina se vogliamo andare a fare delle nail art un po' più elaborate e non vogliamo spendere troppo tempo.
Con questo metodo possiamo ricostruire molto velocemente e investire un po' più di tempo nella creazione della nail art, eccetera eccetera. Si può fare il refill su queste tip? Assolutamente sì, ho fatto mille video anche sul refill, cercherò di lasciarveli giù nell'info box i video che ho fatto. Io preferisco fare 1 o 2 refill al massimo su queste tip. Perché? Perché la struttura è talmente bella, è talmente fatta bene, che poi mi piace toglierle e rimetterle. Infatti questa mia amica aveva quelle viola, anche quelle ve le lascio giù nell'info box, aveva quelle viola e gliel'ho smontate e gliel'ho rifatte, perché mi piace proprio vedere la struttura nuova. Ho lasciato qui tutto il procedimento. Questa seconda mano ho velocizzato un po' le immagini, perché se no insomma forse diventava un po' noioso, però vi ho lasciato tutto il procedimento dell'applicazione e come potete vedere è veramente molto veloce, molto veloce. Ok, fatto questo, dato il primo flash di luce, che è quello che mi comincia a polimerizzare il prodotto in modo che rimane ferma attaccata alla tip ma non completa, diciamo che questa lampadina ha un wattaggio un pochino basso per fare questa prima polimerizzazione, giusto per fermare la tip, va bene, poi però dopo dobbiamo andare in lampada grande a completare la polimerizzazione, questo è molto importante. Quindi una volta fatte tutte e 5 le dita, la mando in lampada per 60 secondi. Una volta fatto questo andiamo a vedere se c'è bisogno di aggiustare la lunghezza, eccetera eccetera. Insomma, se dovete accorciare troppo, ci sono anche delle tip più corte, per esempio ci sono le ovali. BSN ha anche le express ovali e sono più piccoline e non sono così a punta, sono ovali, appunto la parola lo dice, sono ovali. E appunto ci sono tante persone che non vogliono le unghie né troppo lunghe né troppo a punta. Questo passaggio è abbastanza importante, perché ve lo faccio vedere, perché se esce un po' di prodotto di base e questa base giustamente va polimerizzata, io vi consiglio, va polimerizzata e allo strato di dispersione, io vi consiglio di, prima di passare la fresa, di andare a togliere la dispersione, perché se no tutta la dispersione, il gel non polimerizzato, si attacca alla vostra punta e la punta non lima, poi dovete metterla nell'acetone, dovete pulirla, insomma dovete perdere tempo, quindi bisogna togliere la dispersione. Nel caso in cui ti è uscita un po' di base da sotto, nel caso in cui ti è uscita un po' di base nel girocuticole, insomma togliamo la dispersione, ci vogliono 3 secondi e salviamo le nostre punte. Con questa punta piccolina sto andando ad assottigliare ancora meglio per far fondere proprio la tip con l'unghia naturale, e mi vedete in alcune unghie insistere un pochino, perché vedi questo riccioletto che è uscito, quella era un puntino di base che è uscita dalla tip e ovviamente la devo andare a togliere, ragazze. In questo caso bisogna assolutamente un attimino fare un attimo di attenzione, però andare a togliere quel prodotto che è uscito e che si è attaccato alla pelle. Ci vuole un attimo, però è importante toglierlo. Nel caso in cui vi fosse uscita tanta base anche sotto, da sotto alla tip, anche lì vi consiglio di girare la mano e con la punta andare a rimuovere un po' questa, vedi qui ne era uscito abbastanza e io sto andando proprio a fresarlo. Questo va tolto perché, come in tutti i sistemi, il prodotto che va sulla pelle ci può creare il sollevamento, quindi questo va tolto. Una volta fatto questo, con la lima manuale vado ad aggiustarmi leggermente la forma, a stringere un pochino di pancetta che c'era, e vado a togliere il bordino del, vedete che alle tip sulla punta c'è quel, come lo chiamiamo, quel puntino di insomma vabbè, va tolto, non mi viene, come lo possiamo chiamare, va bene, va tolto, lo togliamo con la fresa. Quindi vado a stringere leggermente dove vedo che c'è un pochino di pancette,
faccio sul bordo libero, così si leva sto puntino. E poi una cosa importante, andare ad opacizzare queste tip con un buffer abbastanza duro, con una grit abbastanza forte, in modo che possiamo lasciare dei bei graffi sull'unghia. Ma io vi sconsiglio, questo è il mio consiglio personale, di utilizzare il sanding bands, meglio di no, perché il sanding bands potrebbe andarvi a consumare troppo la tip, e siccome le tip sono già belle che calibrate con i vari spessori eccetera eccetera, vi consiglio insomma di utilizzare il buffer, che sì, mi lascia la superficie bella graffiata, ma non ha tutto questo potere di consumare proprio la struttura, come vi posso dire. Quindi per me il consiglio è utilizzare il buffer. Vedete come rimane proprio bella graffiata la tip, in modo che il colore poi si aggrappi molto molto bene. Tolta la polvere, tolto tutto quanto con il cleaner eccetera, sto andando a mettere un gocciolino di Bonder di primer acid free nel giro cuticole. Non è obbligatorio questo passaggio, a me piace farlo perché se ho consumato troppo la tip, se ho scoperto l'unghia naturale, in questo modo il Bonder mi dà aderenza, mi crea adesione con quello che vado a mettere dopo. Qui sono andata a fare una prima colorazione con un gel un po' naturale, come dire un po' rosa cipria, e poi sopra faccio la seconda passata con questo 215, ve l'ho fatto vedere, che è un nuovo gel di BSN, che è un rosa semi-trasparente, insomma rosato trasparente, ecco, proprio per creare quella colorazione naturale, molto molto naturale. Quindi sopra sto andando con questo, poi perché andrò a fare appunto un French nelle due unghie centrali, andrò a fare French, e nelle altre facciamo delle onde. Mando in lampada e poi con un gel color vado a fare appunto questo French eccetera eccetera. Ok, con questo 150 Deco Summer Crush, che è un gel color sempre di BSN, questo secondo me sarà uno dei colori dell'estate, vado a fare appunto questo French. È molto molto pigmentato questo colore, tant'è che faccio un solo passaggio, non faccio la doppia passata. È molto pigmentato e appunto vado a fare in superficie questo French. Il pennello che sto utilizzando è sempre di BSN, mi sembra che sia il 5, cerco di lasciarvi i link giù nell'info box, e il French che sto facendo è un pochino come dire, non ha proprio le misure giuste, perché è un pochino alto per la lunghezza di quest'unghia, però ho voluto farlo apposta in questo modo perché so che sulla smile line andrò a fare dei fiori, quindi andrò a coprire questa smile line e volevo che una volta fatti i fiori comunque questo rosa si vedesse, fosse bello evidente, quindi per questo motivo l'ho fatto un po' fuori misura questo French, perché se ci fate caso è un po' altino, il letto ungueale è un po' troppo corto visivamente come effetto ottico, il letto ungueale è un pochino troppo corto per la lunghezza effettivamente del French, ma siccome sapevo che sarei andata a coprire l'ho voluto fare lo stesso in questo modo. Qui ugualmente nelle altre due dita centrali faccio la stessa cosa, ovviamente mentre faccio questo l'altra mano sta in lampada, e poi sempre con lo stesso gel e con lo stesso pennello vado a fare delle onde sulle altre 6 unghie che mi rimangono.
Eccoci qua, hashtag nail art semplici, assolutamente io non sono capace a disegnare e tutto ciò che è semplice per me è una grande scoperta. Allora, vedete spot e un gel paint, un gel molto pigmentato sul piattino dal quale appunto con lo spot lo raccolgo, faccio dei semplici puntini. Puntini che andranno poi ad essere lavorati leggermente sempre con un pennello liner per farli diventare dei petali. Semplice, semplice, indolore, semplice ma d'effetto, veramente molto molto facile. Qui vedete semplicemente con il pennello liner trascino un pochino il colore verso il centro e come dire i petali vengono da soli. I petali vengono da soli, quello centrale è un fiore a 5 petali. Quando facciamo i fiori completi è sempre più bello che siano 5 i petali, 5 o 7 addirittura, insomma comunque sempre dispari, è più bello l'effetto finale. E invece gli altri due laterali sono da 3 petali, comunque sempre dispari, per avere proprio l'effetto di un fiore. Invece poi mando in lampada, poi faccio l'altra mano perché qui assolutamente non volevo rischiare di dare qualche botta, urtare e mandare a farsi benedire il mio disegnino, quindi assolutamente la mando in lampada e faccio un giro per volta. Invece nelle altre dita con le onde, chiamiamole così, vado a fare dei petali ma che non sono proprio un fiore perché sono appunto 2 petali e potrebbero simulare un po' le foglie, delle foglie, così con un po' di fantasia. Comunque anche qui ho lasciato tutto il processo e sicuramente è un pochino lungo come procedimento, però avendo fatto una ricostruzione express dove ci ho messo veramente molto poco tempo, diciamo che appunto mi sono potuta concentrare e perdere un pochino più di tempo sulla nail art. Quindi questo metodo ve lo dico, ormai ve lo ridico, non lo vedete molto spesso sul canale, ma insomma è un metodo che continua a piacermi e che continuo ad utilizzare. Ecco qua, qui la stessa cosa, faccio due palline sulle altre unghie e poi vado a fare la stessa cosa, tiro verso il centro e mando in lampada. Il pistillo di questi fiori lo creo con degli strass, semplicemente ho messo un punto di gel colla e semplicemente vado a mettere degli strass in tutte le unghie. Carino, molto carino, è un disegno forse anche un po' infantile, mi viene da dire, però veramente tanto carino.
molto estivo, primaverile, insomma ci è piaciuto veramente tanto. Fatemi sapere se anche a voi piace questo disegno fresco, ecco, mi viene da dire proprio fresco. Per andare a sigillare, qui ho mandato in lampada dopo aver messo gli strass, perché appunto il gel colla polimerizza in lampada, e poi adesso vado a sigillare. Utilizzo il quick finish e giro intorno il più possibile, giro intorno agli strass. Infatti per sigillare le 2 unghie centrali è stato un po', vabbè, insomma bisogna farci un po' più di attenzione. E dopodiché mando in lampada e olio per cuticole e abbiamo terminato. Ed eccoci qua con il nostro lavoro fresco primaverile terminato. Spero che questo video vi possa essere stato utile, che vi abbia intrattenuto un po'. Giù nei commenti adesso riempiamo la sezione commenti con delle margherite, con le emoji delle margherite, perché qui ci sta benissimo. Io vi ringrazio tanto per stare qui con me. In alto a sinistra i miei social. Un bacio grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!